Io ancora oggi la mia auto, se posso, che ho tempo, me la lavo da solo. Io credo nella perfezione del lavaggio, quindi nei minimi particolari. Una chiacchierata fra amici. Sono Gabriele Berton e sono il plant manager di Fraber. Mi chiamo Marta Berton, sono Head of Communication. La Fraber è un'azienda produttrice di prodotti chimici e il nostro core business sono i prodotti per la pulizia e la cura dell'auto. Nel corso degli anni poi abbiamo ampliato la gamma inserendo altre tipologie di linee, come per esempio linee per la cura della casa, degli hotel, dei ristoranti, delle barche. Diciamo che nel corso degli anni abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti, ovviamente sono tutti prodotti che riguardano la pulizia in generale. Fraber per me è lavoro, è stato sacrificio, soddisfazioni e la mia vita, perché ci ho dato la vita. Ho iniziato a lavorare quando ho conosciuto Franco, si può dire, poi vabbè, prima io ero operaia e sono entrata in Fraber che avevo 20 anni, 21 anni. Adesso non dico l'età, però dovrei essere in pensione, quindi ho fatto un po' di anni. L'ho vista crescere proprio dalla prima tanica al giorno d'oggi, quindi sì, è stata come, non dico un figlio, ma quasi, insomma. Vabbè, la mia storia è stata sempre spinta dalla passione per le automobili. Fin da piccolino mi piacevano le automobili e di conseguenza, vivendo in una famiglia di lavagisti, la pulizia, tutti i trattamenti che potevano essere fatti sull'auto mi hanno sempre dato questa passione. Questa passione poi mi ha spinto a creare un'azienda di produzione di detergenti. Ho iniziato praticamente, l'inizio è stato in un piccolo garage a creare formulari, prodotti, a studiarli e andare a rivendermeli. E da lì ho visto che i prodotti erano molto apprezzati sul mercato e che la strada che stavo seguendo stava dando i suoi frutti e quindi ho creduto molto nelle mie capacità. All'inizio è stato sicuramente un sacrificio, anche perché ero da solo. Poi ho avuto l'aiuto di mio suocero e di mio padre, perché l'azienda cominciava a espandersi e avere altre esigenze lavorative, fino ad oggi che siamo arrivati ad avere più di 70 persone che praticamente lavorano per noi. Il personale è molto importante nella nostra azienda. Noi cerchiamo di avere persone giovani che sono intraprendenti, che hanno voglia di fare e che capiscono il valore dell'azienda e dove sta andando l'azienda. Quindi le persone che lavorano con noi sono selezionate e molto importanti. Noi quando avevamo creato la Fraber avevamo sempre fatto anche con gli indipendenti un discorso di rapporto famiglia. Al giorno d'oggi forse questo non è più possibile, anche perché comunque la Fraber, essendo si è ingrandita, più personale e tutto, non è possibile. Però che comunque ci sia tra dipendenti, tra personale, anche proprio con il titolare, comunque un rispetto e soprattutto una chiarezza, sia da una parte che dall'altra, credo che sia la cosa che poi dia anche positività all'azienda. Ho fondato la Fraber perché ho sentito questa esigenza di creare i prodotti che a quei tempi non c'erano e che potevano essere utilizzati per agevolare il lavoro nel mondo del car wash. Io ho guidato la mia prima macchina
sembra strano, a 6 anni. La guidavo in piedi, mio fratello mi schiacciava l'acceleratore e il freno e io la frizione lui cambiava le marce, quindi ho sempre avuto passione per le macchine. Poi ho avuto già a 6 anni anche il mio primo kart che era costruito dal nostro meccanico, quindi la passione motoristica c'è sempre stata. Io ancora oggi la mia auto, se posso, che ho tempo, me la lavo da solo, anche perché proprio mi piace curarmi la mia auto nel modo in cui io credo nella perfezione del lavaggio, quindi nei minimi particolari. Ma devo dire che in realtà rispetto a quello che viene definito in modo negativo il cambio generazionale, i miei genitori mi hanno sempre spronato al cambiamento e alla coerenza per quello per cui era nata Fraber. Mi sono introdotto in Fraber mentre stavo studiando ingegneria gestionale e ho occupato la posizione regolatoria, e passo a passo è stata un'introduzione naturale all'interno dell'azienda. All'inizio avevo un misto di entusiasmo e di paura, entusiasmo per creare qualcosa di importante e di paura per dare continuità a quello che avevano creato i miei genitori. Io ho iniziato in Fraber circa 12 anni fa, ero molto giovane rispetto adesso, ho fatto delle esperienze all'estero e in alcune agenzie di marketing. Ritenevo fondamentale portare il mio know-how all'interno dell'azienda e riuscire a creare comunque un reparto marketing che potesse appunto far crescere l'azienda su questo aspetto. Penso di esserci riuscita e mi aspetto ancora tante cose, ci sono tanti progetti su cui lavorare. L'inizio in Fraber non è stato facile perché introdurre il marketing all'interno di un'azienda, diciamo che 12 anni fa non era la cosa più facile da realizzare. Un po' alla volta siamo riusciti a intraprendere questa strada, a fare comprendere quelli che potevano essere i successi anche che il marketing poteva portare all'interno dell'azienda, e direi che abbiamo raggiunto degli ottimi risultati. Sono molto contenta e soddisfatta, soprattutto perché non ho visto che tutto quello che avevamo creato è andato perso. La cosa che ho sempre detto e che continuo a dire è che sono un po' preoccupata perché so cosa aspetta, cosa vanno incontro i miei figli, perché l'ho provato io. Quindi so il lavoro che c'è dietro e tutto, e questo mi fa un po', diciamo, mi preoccupa un po' per quello che vanno incontro, però sono molto soddisfatta, e soprattutto perché vedo che comunque lo stanno facendo in modo eccellente e sono orgogliosa di loro per quello che stanno facendo e come la stanno portando avanti. Lo sviluppo dei nostri prodotti nasce fondamentalmente o dalle esigenze del nostro cliente, quindi dei nostri clienti che vendiamo in 70 paesi al mondo, o nasce dalle riunioni con il nostro team dove chiaramente riportano le loro idee raccolte sul mercato. E qui fondamentalmente poi entra in gioco il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, che sceglie le migliori materie prime per creare i migliori prodotti possibili. Questi prodotti poi vengono creati dei batch test, vengono testati prima internamente e poi esternamente, perché chiaramente le condizioni ambientali e tecniche cambiano. Vendendo appunto in molti paesi del mondo abbiamo la necessità di avere dei feedback in varie situazioni. Raccolti questi vengono sperimentati dai nostri migliori distributori, e con questo raccogliamo un insieme di informazioni che ci permettono poi di mettere il prodotto in produzione.
A questo punto il prodotto viene seguito dal nostro centro di qualità che monitora tutte le fasi di avanzamento del prodotto, quindi dai reattori all'internicamento fino alla vendita, per garantire migliori standard ai nostri clienti e distributori. Sul tema del 5.0 devo prima fare una premessa dove fondamentalmente quando abbiamo creato la nuova area produttiva qualche anno fa c'era quella che veniva chiamata l'industria 4.0. L'industria 4.0 aveva al centro la tecnologia fondamentalmente. Oggi invece cambiano e si evolve fondamentalmente il mondo, ed ecco che siamo orientati a quello che viene chiamato 5.0, dove la tecnologia è a servizio dell'uomo, la tecnologia è per garantire una riduzione fondamentalmente e quindi un'attenzione all'ambiente e a quella che viene chiamata resilienza, cioè dobbiamo essere pronti a intervenire di fronte ai cambiamenti del mondo e alle crisi, in modo da garantire ai nostri clienti sempre alti standard. Quali sono i vantaggi di avere una produzione interna? Si ricollegano un po' al concetto di industria 5.0 e quella che abbiamo detto come resilienza, cioè il mondo ci ha insegnato che dominare i nostri processi e gestirli direttamente ci permette di affrontare le sfide che possono capitare l'indomani. Quindi oramai non abbiamo più una visione di lungo periodo, se non nei nostri valori, ma ciò che può capitare nel mondo può avvenire in breve tempo e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarlo, e questo lo facciamo perché in Fraber abbiamo appunto la produzione, il laboratorio quasi totalmente interno, e questo ci permette di dare garanzie ai nostri clienti. Il nostro magazzino possiamo definire che ha due caratteristiche principali, una è quella dell'alta densità, quindi siamo di fronte ad un magazzino che sfrutta l'altezza e quindi ottimizza gli spazi e le velocità di picking per ridurre i tempi e garantire un servizio migliore e un costo inferiore ai nostri clienti, a cui si affianca quello che viene chiamato un WMS, che è un Warehouse Management System, che è un sistema che praticamente monitora il flusso delle merci dall'entrata fino all'uscita, quindi sia in tutti gli step che la merce segue, dalle materie prime fino al prodotto finito. Questo garantisce una tracciabilità importantissima e sempre per garantire della qualità e degli standard altissimi. Se dovessi descrivere la Fraber con 3 parole, sceglierei famiglia, perché è un'azienda di famiglia, la famiglia è ancora presente all'interno dell'azienda. Spero che mia figlia o i miei figli possano andare avanti in questo progetto che hanno iniziato i miei genitori. Un'altra parola che secondo me rispecchia appunto Fraber è l'innovazione. Non a caso il nostro claim è Innovative Cleaning Solution, proprio perché tentiamo di realizzare dei prodotti sempre innovativi, quindi con delle caratteristiche molto particolari, dei brevetti, delle certificazioni che possono differenziarci comunque da quella che è la concorrenza sul mercato. La terza parola che potrei associare a Fraber, Made in Italy, che è più di una parola, però credo che sia importante questo aspetto. Importante perché al giorno d'oggi non è così facile mantenere una produzione in Italia. Ripeto appunto produzione perché siamo una delle poche aziende in Italia che produce sul territorio italiano. Il Made in Italy credo che anche per il futuro sia un aspetto fondamentale che ci può contraddistinguere. Non sarà facile mantenerci nel paese, ma è uno dei nostri obiettivi. Fraber si distingue per innovazione e capacità di capire da subito le esigenze future del mercato. Vorrei che la Fraber diventasse più globale sul mercato mondiale
Devo dire che chi entra in un'azienda di famiglia che non si può lasciare il segno da soli ed è molto importante mantenere la perseveranza, guardare al cambiamento e mantenere un ambiente sereno, e se accompagnato da un team che crede in questi valori o una famiglia, sicuramente già sulla strada vincente.